Ciao a tutti e benvenuti nel mio nuovo video. Oggi un video un po' più serio, quindi nel frattempo iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Allora, come forse avrete già letto dal titolo, oggi appunto parliamo di un argomento molto serio. Il 15 marzo, come sicuramente avrete sentito dai telegiornali, c'è stato un grandissimo sciopero studentesco in Italia, ma anche in tutto il mondo. Ebbene, tutto parte da una ragazzina, pensate un po' di 16 anni, svedese, Greta Thunberg. Lei ha iniziato a fare questi scioperi, appunto scolastici, di venerdì, creando la campagna Fridays for Future, che significa appunto i venerdì per il futuro, dove lei cerca di sensibilizzare tutto il mondo. Quindi adesso, anche se sono passati un bel po' di giorni dal 15 marzo, comunque io vorrei continuare a parlare di questo argomento, perché non è solo il 15 marzo che bisogna parlarne, ma appunto bisogna parlarne tutti i giorni e prima di tutto bisogna agire, come ha detto lei in un TED Talk. E quindi appunto ho voluto trattare questo argomento perché più che altro appunto noi viaggiatori siamo i primi che possiamo comunque inquinare e produrre rifiuti in tutto il mondo, non solo dove viviamo. Quindi secondo me prima di tutto noi dobbiamo dare il buon esempio a tutti. Quindi oggi vi propongo 8 piccoli consigli da fare quotidianamente, semplicissimi, per riuscire a ridurre il riscaldamento globale. Questi 8 consigli li ho presi dal sito www.riscaldamentoglobale.it e vi lascio il link in descrizione per vedere l'articolo, dove loro consigliano ben 50 azioni da fare quotidianamente per ridurre il riscaldamento globale. E adesso iniziamo. Allora, il primo consiglio è spegnere le luci. Sì, questa è una cosa che mi dà prima di tutto nervi a me, perché quando non usiamo una stanza, perché bisogna tenere la luce accesa? Mi sembra veramente uno spreco, anche perché dopo le bollette comunque si devono pagare. Quindi spegnete le luci. Anche per esempio nelle attività commerciali, quando il locale è chiuso, spegnete le luci, non c'è bisogno che la luce rimanga accesa. Secondo consiglio, non lasciare le apparecchiature elettriche in stand-by. La televisione, le console dei videogiochi, quando non lo usate, spegnetele del tutto. Per esempio, un televisore acceso per 3 ore e in stand-by per le restanti 21 ore usa il 40% dell'energia quando sta in stand-by. Quindi rendetevi conto di quanta energia sprecata. Terzo consiglio: farsi la doccia invece che il bagno, in quanto una doccia richiede un quarto dell'acqua. Quarto consiglio: ricicla e produci meno rifiuti. Usa appunto contenitori lavabili o bottiglie riutilizzabili. Per esempio le lunchbox, che ora si vendono dappertutto, le bottiglie quelle anche in alluminio tipo thermos, che in estate tengono il freddo e in inverno il caldo, quelle sono molto utili, io le uso e si trovano dappertutto su internet. Il quinto consiglio è acquistare alimenti prodotti localmente. Dovete sapere che gli alimenti prodotti in Europa viaggiano mediamente 1200 km prima di arrivare sul tuo piatto. Quindi invece di fargli fare tutto questo viaggio, appunto lo possiamo comprare al mercato vicino casa o al supermercato anche vicino casa che usa prodotti locali. Sesto consiglio: mangiare meno carne. Ovviamente non vi dico di diventare vegetariani o vegani, state tranquilli, ma dovete sapere che il metano è il secondo gas serra per quantità e le vacche sono tra le più grandi produttrici di metano al mondo. Anche io sto cercando di limitare al massimo la carne
e sinceramente devo dire che non è che mi manca mangiare la carne. Ho notato anche che mi sento molto meglio col mio corpo e questo aiuta anche molto a mangiare più frutta e verdura. Settimo consiglio, questo è stra diffuso: usare la bici e i mezzi pubblici o andare direttamente a piedi per spostarsi. Ovviamente fa benissimo alla vostra salute. Infatti, evitando un tragitto di 10 km al giorno per 5 giorni alla settimana, puoi eliminare fino a 8 tonnellate di anidride carbonica all'anno. Quindi rendetevi conto che grande cambiamento sarebbe. Ultimo consiglio, soprattutto per i viaggiatori. Lo so, fa male sentirselo dire, evitare i voli aerei, perché viaggiando meno in aereo, anche di solo 1 o 2 voli, ridurrà drasticamente le emissioni. Quindi questi erano i miei consigli, spero vi siano d'aiuto. Vi ricordo ancora di iscrivervi al canale ed attivare la campanella e mettere mi piace se vi è piaciuto il video e commentare su quale azioni fate ormai quotidianamente per ridurre il riscaldamento globale. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao e un bacione!